La Convenzione di Istanbul, che risale al 2011, è importante perché viene approvata con l'obiettivo dichiarato di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Definisce inoltre il concetto di violenza di genere, ricomprendendo tutti gli abusi che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria delle libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata. Grazie alla Convenzione di Istanbul, che è stata poi ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, quindi dall'Italia anche, ha dato una spinta culturale soprattutto per la creazione di nuove fattispecie di reato che prima non erano previste nel nostro ordinamento. Quindi c'è stata l'introduzione ad esempio del reato di maltrattamento in famiglia, c'è stata l'introduzione del reato di stalking, che poi è il reato di atti persecutori, e delle aggravanti che prevedono le relazioni affettive come aggravante specifica di questi reati. La spinta è stata sia legislativa che culturale, perché finalmente si è cominciato a pensare a un concetto di violenza di genere allargato rispetto al concetto di violenza domestica, che era leggermente troppo limitante, perché se abbiamo detto che gli aspetti culturali influiscono incredibilmente quando si tratta di questi reati, non possiamo prescindere da questa riflessione quando li affrontiamo. Il fatto che gli aspetti culturali influiscano fa sì che dobbiamo tenere presente assolutamente il fatto che gli stereotipi, la storia del nostro paese influenza anche la vita delle leggi nel nostro paese e il perché vengano modificati gli articoli del codice penale e di procedura penale per modificare le leggi del nostro paese, alla tutela, in questo caso, delle donne vittima di violenza domestica e di tutte le persone vittima di questi reati che poi vediamo un pochino più nello specifico. Nascono questi nuovi reati e hanno degli aspetti che dobbiamo assolutamente tenere presente. Uno dei primi aspetti è il fatto che siano reati completamente trasversali. Ciò significa che possono colpire tutti e possono essere agiti da tutti. Significa che può agirli il professore universitario, il medico, il notaio, l'avvocato, come l'uomo della strada, l'uomo senza fissa dimora, l'operaio, qualsiasi persona può agire questi reati. Non sono reati commessi da delinquenti abituali, per esempio. Tant'è che, ad esempio, basarsi soltanto sulla fedina penale, no, come viene denominata normalmente, di una persona, non ci può portare a delle risposte per chi commette questi reati. Stesso discorso vale per le vittime. Per questo è molto difficile affrontarli, soprattutto dal punto di vista istituzionale e investigativo, perché anche le vittime sono assolutamente trasversali. Quindi abbiamo la professoressa universitaria, abbiamo il pubblico ministero che può essere vittima di questi reati, come le ragazze molto giovani che ancora si stanno approcciando all'inizio dei loro rapporti affettivi, alle loro prime relazioni sentimentali. Questi sono due aspetti da tenere assolutamente in considerazione, oltre al fatto che purtroppo vengono ancora considerati nel 2024 degli affari privati, affari di famiglia, no? Tant'è che la frase che sentiamo più spesso dire è non ci immischiamo, sono questioni private, quello che succede all'interno delle mura domestiche non è fatto di vita pubblica. Ecco, la Convenzione di Istanbul ha fatto sì che cominciassimo a superare questi concetti un po' arretrati per arrivare a una nuova definizione moderna di violenza all'interno delle relazioni affettive. Non più, no, il concetto di casa dove c'è la mamma, angelo del focolare, il padre che torna dal lavoro e dice è pronta la cena. Dobbiamo superare questi concetti un po' arretrati ed entrare in una concezione moderna. Tant'è che il codice rosso del 2019, che poi vediamo un pochino più nel dettaglio, ci dà una mano da questo punto di vista, allargando il concetto di violenza di genere alla violenza nelle relazioni definite strette. Le relazioni strette sono molto diverse dal concetto di famiglia, no? Pensiamo ad esempio durante il Covid, dove il concetto di familiari era molto dubbio alla fine, no? Con chi potevi stare? Con i familiari. E chi sono questi familiari? Il problema è allargare il concetto di violenza di genere a tutte le relazioni strette.
quindi le persone che hanno una relazione sentimentale, le persone che hanno dei figli in comune ma che non convivono, ma hanno un progetto comunque rispetto ai figli, le persone che convivono ma non hanno relazione, quindi le badanti per esempio, gli infermieri, le donne delle pulizie, tutti questi soggetti che entrano a far parte della vita privata sono soggetti che possono a loro volta agire il reato di maltrattamenti o esserne vittima solo per il fatto di condividere le mura domestiche. Inoltre, anche nelle relazioni lavorative che riproducono le dinamiche della famiglia, viene riconosciuto il reato di maltrattamenti in famiglia. Quindi dobbiamo proprio allargare la nostra mente e riflettere sul concetto di violenza di genere in senso allargato. Un altro punto, secondo me, molto importante da definire è il fatto che, come abbiamo appena visto, allarga il concetto a tutti quegli agiti di sopraffazione nei confronti dell'altra persona. Quindi non dobbiamo pensare solo al concetto di violenza intese le botte. Le botte esistono, purtroppo, ci sono persone che hanno questa violenza, modo di concepire la vita con la violenza fisica, ma dobbiamo pensare a tutti quegli aspetti della vita privata che però sono tesi a umiliare, a sminuire l'altra persona, a farla sentire una nullità. Questi sono ancora più difficili da riconoscere, no? Poi vengono ricompresi nella violenza psicologica fondamentalmente o nella violenza sociale, che poi sono anche i primi campanelli d'allarme, a mio avviso, da tenere presenti quando ci si affronta per la prima volta il concetto di violenza di genere. Quindi un isolamento sociale, non frequentare quella tua amica perché non mi piace, non frequentare tua madre perché parla male di me, ti sei messa un rossetto che dà l'idea di te, di una poco di buono, come ti sei vestita, ti sembra il modo di andare in giro, sono sicuramente delle osservazioni che di per sé non ricoprono delle figure di reato, ma delle osservazioni da tenere presenti, perché si comincia con un isolamento sociale della persona per poi rischiare di arrivare a un'escalation di violenza psicologica e poi la violenza fisica. Quindi bisogna tenere d'occhio i primi incipit di questi reati per poi poterli affrontare al meglio possibile.